Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di una caratteristica del firewall Palo Alto che consente di creare una lista dinamica di IP, domini o URL che possono essere bloccati a secondo delle esigenze aziendali. Ad oggi è importante poter bloccare determinati IP, domini o URL provenienti da internet. Molti siti malevoli o banner all'apparenza innocui potrebbero inviare codice malevolo sul PC oppure exploit e se non bloccati di fatto possono mettere a rischio le informazioni aziendali oppure bloccare anche un'azienda. Nelle aziende maggiormente strutturate il compito viene gestito dal team di sicurezza che, analizzando il traffico, decide cosa bloccare. Questo compito può essere facilmente gestito tramite una funzione nei firewall Palo Alto chiamata External Dynamic List. La lista dinamica è un semplice file txt che può essere depositato in un piccolo server creato ad hoc oppure su GitHub ad esempio, e in questo video userò GitHub. Ok, ecco il nostro piccolo lab, quindi abbiamo il nostro firewall Palo Alto collegato all'interfaccia di management. Andiamo sull'interfaccia del firewall Palo Alto. Bene, per aggiungere la lista dobbiamo andare su Object, poi qui a sinistra External Dynamic List, poi fai Add, poi dopo, appena si apre il menu, diamogli un nome, per esempio CrazyNet URL block. Poi qui abbiamo type, la scelta se la lista è una lista di IP oppure di domini oppure di URL. Noi abbiamo URL. Poi io qui su GitHub ho creato una lista. Perché questa possa funzionare bisogna premere row. A questo punto fai copia l'indirizzo, torna su Palo Alto e fai incolla qui. Come vedi questo si è illuminato di rosso perché il sito è HTTPS e richiede il certificato. Quindi rimuoviamo la S, facciamo test source e dice la URL è accessibile, URL access error, ma secondo me è questa versione di Palo Alto che è la 8. Premi ok e riprova un'altra volta. Fai così. Appena si riapre si testa l'indirizzo che deve funzionare. Ok, source URL is accessible, può darsi che abbia un piccolo bug quella versione 8. Se tutto funziona bene, qui troveremo tutti i siti che sono stati pubblicati qua. Però per il momento premiamo ok e basta così. Poi dobbiamo creare una policy. Andiamo qui. Ora chiaramente questo firewall non ha policy tipo per accesso a internet eccetera, perché è praticamente stato acceso e non configurato. Quindi creiamo una nuova policy, facciamo add in basso a sinistra e non sono neanche sicuro se ci sono le zone. Block, chiamiamola. Ops, che è successo qua? Allora, chiamiamola block URL source any, anche se in questo caso le zone sono soltanto due, quindi è anche abbastanza semplice da farsi. Altrimenti, se avessi più di una zona, metterei any, chiaramente. Poi destination. Destination, vediamo un po'. Any, ma qui soprattutto destination address, bisogna fare add. No, scusate. Su destination any, service URL, ok, CrazyNet URL block. Ho avuto un lapsus. E premi ok. Questa deve essere la prima URL. Qui è scritta allowed, però ovviamente devi mettere deny. E premi ok. A questo punto fai commit e aspetti un attimo che lui applichi queste policy.
Se tutto andrà bene, nel frattempo che lui fa questo, se tutto andrà bene, torniamo un attimo su Object, torniamo un attimo qui su CrazyNet Block. Si dovrebbero vedere le URL. O perlomeno dovrebbero comparire. Aspettiamo un attimo, perché deve finire di applicare questa policy. Ok, quasi finito. Finito. Ok, controlliamo. Questo è molto utile. Fai così. E ok, non ha importato ancora niente. Per dargli un piccolo aiuto a importarlo, qui in basso vedi che c'è Import Now, quindi va selezionato in questo caso CrazyNet URL Block, fa Import Now, Import Tasks, Task has been added to the queue, so vuol dire che ci sta lavorando, praticamente si dovrebbe aggiornare. A volte ci mette più, a volte ci mette meno tempo, però vedrai che qui apparirà la lista. Nel frattempo ti faccio vedere un'altra cosa che è il response page, quindi dopo ricontrolliamo questo. Ok, adesso supponiamo che funziona tutto, ok? L'utente va sul sito Facebook che l'abbiamo bloccato e lui dirà pagina non disponibile. Palo Alto mette a disposizione la response page, che è eccola qui, response page. Qui ci sono varie opzioni e andiamo a selezionare questa, URL filtering and category match block page. E clicchi. Qui ce n'è una predefinita che è quella di default, che puoi ovviamente modificare o importarne una nuova. Fai esporta, apri, e questo è il semplicissimo file di testo con il codice HTML dove lui ti dice access to the web page you are trying to visit has been blocked in accordance with the company policy. Please contact your system administrator if you believe this is an error, bla bla bla. Quindi è veramente facile. Per far sì che questo funzioni c'è da fare un ulteriore step che andremo a vedere. Allora, per far sì che funzioni semplicemente facciamo questa operazione qui. Su Application Block Page clicchi Disable and click Enable and commit and that's all. Quando l'utente, insomma gli utenti andranno sui siti che hai bloccato o ci sono applicazioni che proveranno ad accedere ai siti URL in questo caso che hai impostato nella lista, lui o loro riceveranno il messaggio, la pagina è stata bloccata secondo le policy aziendali e bla bla bla. Puoi fare anche una fancy page, tutta carina, dipende dal codice HTML che scegli ovviamente. Puoi collegarla, l'HTML, puoi anche inserirci il CGI per esempio per Gira, no? Per il ticket system, dove le lasci un messaggio dove dici se ritieni che questo sito sia legittimo, lascia un messaggio qui e viene poi aperto un ticket automaticamente al Dipartimento IT o al Dipartimento Security che verificherà la bontà del sito stesso.